parleremo della protezione internazionale. La protezione internazionale è stata introdotta nell'ordinamento italiano col decreto legislativo numero 251 del 2007. Questo decreto legislativo applica la direttiva europea numero 83 del 2004. È importante distinguere all'interno del concetto di protezione internazionale lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Sono due tipi di protezione differenti che trovano dei presupposti diversi per la loro applicazione, ma non si può parlare di un permesso di primo o di secondo livello. È importante ricordare che il concetto di rifugiato nasce dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che ci fornisce una definizione di rifugiato. Quando parliamo dello status di rifugiato, parliamo della Convenzione di Ginevra del 1951. La Convenzione di Ginevra del 1951 contiene la definizione di rifugiato. In base a questa definizione che ci è stata fornita dalla Convenzione di Ginevra, l'Unione Europea ha emanato una direttiva nel 2004. In base a quella che è la definizione della direttiva, in maniera pedissequa viene ripreso il concetto di rifugiato e viene trasposto all'interno della normativa italiana. Quindi, quando parliamo dello status di rifugiato all'interno della normativa italiana, parliamo di una norma che riprende quella che è la normativa sovranazionale. In base alle norme che abbiamo esaminato fino a questo momento, si definisce rifugiato e quindi può avere diritto ad un permesso e al riconoscimento dello status di rifugiato qualunque soggetto che non sia un cittadino dell'Unione Europea che sia perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, per le sue opinioni politiche o per l'appartenenza a particolari gruppi sociali. In questo senso sono essenziali alcuni elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato, che sono il timore fondato, la persecuzione, l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio stato di provenienza, la presenza al di fuori del proprio stato di residenza abituale. La ricorrenza di tutti quanti questi presupposti determina la concessione dello status di rifugiato. Abbiamo detto che la normativa italiana ed europea definisce il concetto di rifugiato, ma come viene accertata questa condizione all'interno dei vari territori degli Stati membri? Non esiste una procedura uniforme. La Convenzione di Ginevra, le direttive dell'Unione Europea non possono dettare delle regole procedurali. Le regole procedurali sono rimesse agli Stati membri. In Italia la condizione di rifugiato viene accertata in prima battuta dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In caso di diniego, la decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi al Tribunale ordinario competente per territorio. Abbiamo parlato della protezione internazionale. Abbiamo distinto lo status di rifugiato dalla protezione sussidiaria. Noi sappiamo che in Italia questa materia è regolata dal decreto legislativo numero 251 del 2007, che riprende direttive dell'Unione Europea e, per quel che riguarda lo status di rifugiato, la Convenzione di Ginevra del 1951. Abbiamo detto che non esiste una procedura uniforme in tutti quanti gli Stati membri per definire e accertare la condizione di rifugiato, ma è demandato a ogni singolo Stato membro questo tipo di accertamento. In Italia questa condizione viene accertata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Questa commissione adotta un provvedimento dove riconosce o meno lo status di rifugiato al cittadino straniero che ne ha fatto richiesta. In caso di mancato accoglimento della domanda, il cittadino straniero può impugnare la decisione dinanzi al tribunale competente per territorio.